Oggi andiamo a fare una ricetta che ha quasi cattiva stampa, la gricia, perché secondo me è un piatto straordinario, ma tutti dicono è una cacio e pepe col guanciale e quelle altre è una matriciana senza pomodoro e così via. No, la gricia ha una sua identità e secondo me è straordinaria perché poi alla fine è la sintesi perfetta di due ricette. O forse è proprio la ricetta base, non lo so. Comunque, l'importante, pochi ingredienti, guanciale, tanto grasso, pecorino romano, pasta, guanciale, andiamo a togliere tutta la parte della coterna, questa è l'unica parte non edibile. Andiamo a affettarlo a fette non troppo fini, considerate circa mezzo centimetro. Quantità quanto ve ne pare? Io considero sempre una cinquantina di grammi a persona. E poi andate a fare dei bei cubotti così, non troppo fini. Il pepe io lo tengo, se non vi piace troppo lo andate a togliere. Però secondo me ci sta una meraviglia. Io sto anche perdendo tempo perché in realtà avrei già potuto mettere a cuocere la pasta e lo facciamo subito. L'acqua bolle, il sale un pochino perché un po' la pasta deve prendere sapore, ma non tanto perché abbiamo tutta una preparazione che è molto molto sapida. La pasta scegliete voi, bucatini, spaghetti, in questo caso uso dei rigatoni, mezze maniche, quello che volete voi. Chiudo per fare prendere il bollore. Cottura di questa pasta sono 12 minuti, io la farò cuocere 8-9 minuti, più 8 che 9. Accendo la fiamma, padella senza grassi e vado a mettere il guanciale. Avete sentito? Ho detto 3 ingredienti, probabilmente qualcuno avrà pensato no, ho sbagliato, c'è anche il pepe, venite a vedere in padella. Questa è la quantità del pepe rilasciato dal guanciale. A quel punto diventa gusto vostro, io aggiungerò del pepe macinato fresco, ma in realtà non ce n'è necessità. Vedete, il guanciale deve diventare piano piano prima traslucido e poi diventare croccante. Perché tagliarlo grosso? Perché così fuori è croccante ma dentro è ancora morbido e non un bastoncino di legno, un bastoncino di legno non c'ha gusto. E questa è la parte importante, guardate tutto il grasso che sta rilasciando. Certo, questa non è la ricetta per un cardiopatico, assolutamente, cioè nel senso questa è proprio una ricetta grassa, da mangiare con parsimonia, ma il gusto è anche quello, no? Ora, che cosa andiamo a fare? Prendiamo un po' di acqua di cottura che è già bella ricca di amido e la andiamo ad aggiungere al pecorino e mescoliamo bene. Vedete? Una crema, deve essere una crema molto liquida. Mi sono tenuto da parte anche un po' di pecorino perché a me piace anche un pochino sopra. Metto l'acqua di cottura perché non voglio che diventi troppo croccante il nostro guanciale. Ora tiro sulla pasta, quindi la tiro su 4 minuti prima del termine della cottura, perché andiamo a finire la cottura dentro questo sughetto del guanciale, mamma mia. Se la scolate in modo tradizionale, quindi senza usare il ragno come sto facendo io e tutto, mi raccomando, non buttate via l'acqua di cottura, casomai levate almeno 3-4 mestolini di acqua. Andiamo a far risottare questo termine che tra l'altro non mi piace neanche, ma insomma facciamo andare la pasta con questo sughetto in modo tale che si amalgamano benissimo tutti i sapori. Se vedete che si abbassa troppo il liquido ne aggiungete, considerate che questa ora dovrà andare ancora 3-4 minuti e lo sposto anche su una fiamma un pochino più importante. Vedete il liquido? Ce n'è ancora abbastanza, ma sta cominciando a diminuire. Spostate la padella. E ora fate il giro della cucina, andate alla finestra, affacciatevi in terrazza, fate quello che volete per una trentina di secondi, fate abbassare un pochino la temperatura. Oppure fate come me, muovete. Ora si va ad aggiungere la cremina di pecorino. Guardate la cremosità, ancora però secondo me non è perfetta. Se è come la mia, quindi ancora leggermente liquida, rimettetela sul fuoco un pochino, proprio serve veramente un nulla. Volete sapere una cosa? Per me questa è goduria allo stato puro. A questo punto si piatta. Ancora un po' di pecorino, come vi dicevo un po' di pepe macinato sul momento
E ovviamente il piatto è pronto quando lo assaggio io. Ancora pepe, questa la voglio io, questa la voglio io, non ci riesco, ecco qua. Questa cosa vi voglio far vedere. Guardate la crema. Avete vista? Avete vista? Vista? Sicuri?